Bentornati amici, ma soprattutto amiche del Biker Raft. Capitolo 1156, che praticamente sembra Temptation Island, è incredibile. Oda è impazzito e ha cominciato questo volume 114, tra gli ultimi forse che avremo modo di aggiungere alla nostra libreria di One Piece. Io sono convinto che manchino 7 volumi alla fine, ma lasciate perdere, poi qua iniziano le faide, si picchiano. Lasciate perdere. Ma al di là delle cazzate, le cazzatine, che capolavoro sto capitolo incredibile. La sagra del cinghiale, veramente, è stato veramente molto bello. Ma prima di parlare del capitolo stesso, partiamo dalla Colosped, perché anche la Colosped è interessante. Guardiamola e facciamoci le giuste domande, perché qualcuno potrebbe dire che c'è una Nami di troppo in questa immagine, visti i parallelismi tra Luffy, Roger, Rayleigh, Zoro, Gaban e Sanji. Ma la verità, amici miei, è molto più scomoda. È Luffy che è di troppo. Nami è il vero capitano, quella che punta al vero tesoro, quella che riesce a far male a tutti i compagni perché possiede il re conquistatore più potente di tutta la ciurma. E Luffy Nika sta lì in mezzo a far da collante, quello che tiene tutti insieme tra passato e presente, come una specie di mascotte divina con problemi di coordinazione motoria, con queste braccia un po' smidollate. No, scherzi a parte. È chiaro che abbiamo davanti i pezzi grossi delle rispettive ciurme, quelli che effettivamente hanno potere di comando. Con Roger erano in 3, con Luffy sono diventati 4, anche perché Luffy è stupido come un sasso, quindi andava compensata la cosa. Pensateci, Roger aveva bisogno solo di Rayleigh come braccio destro e Gaban come braccio sinistro. Roger stesso, per quanto folle, aveva comunque una forma di intelligenza istintiva che gli permetteva di navigare, letteralmente e metaforicamente, senza troppi problemi. Era imprevedibile, ma non deficiente. Luffy invece è l'evoluzione darwiniana di questa stupidità, che ha raggiunto vette di idiozia così pure che richiedono un intero consiglio di amministrazione per funzionare. Ed ecco perché la sua trinità sacra si è dovuta espandere a una quadriga apocalittica. Zoro come braccio destro, quando sa dove si trova ovviamente, Sanji come quello sinistro, che è quello che tiene in piedi la baracca con un po' di smart e il cibo, e Nami come testa del gruppo. Quindi braccio destro, braccio sinistro e la testa, no? Dato che effettivamente rende le decisioni importanti, mentre Luffy è distratto da qualche insetto colorato. La genialità di Oda sta nel mascherare questa realtà dietro la finzione del Luffy capitano. Ma guardiamo i fatti, chi è che decide la rotta? È Nami. Poi Luffy, sì, andiamo di qua, andiamo di là, però chi gestisce i soldi? È Nami. Chi può picchiare impunemente chiunque a bordo, incluso il capitano? Nami. Chi ha l'unico vero potere disciplinare sulla nave? Nami. Il suo re conquistatore non si manifesta con l'ambizione, ma con qualcosa di molto più terrificante: la logica femminile applicata a un branco di scimmie piratesche. Quindi Rayleigh poteva permettersi di essere solo il re oscuro, perché Roger, per quanto pazzo, aveva comunque una bussola morale interna. Nami deve essere simultaneamente navigatrice, tesoriera, stratega, disciplinare e occasionalmente madre surrogata, perché Luffy ha le capacità di attenzione di un pesce rosso sotto anfetamina. E quindi è l'evoluzione naturale del comando piratesco, dove una volta bastava il carisma bruto e l'intelligenza istintiva, ora serve un vero e proprio staff manageriale. Roger è un CEO visionario, Luffy è l'influencer che ha bisogno di un team di manager per non morire di fame. È meraviglioso, no? Questa cosa funziona perfettamente. Sapete perché poi è divertente? Perché mentre Roger doveva essere tutto per tutti, il capitano, il faro illuminato, Luffy può essere semplicemente se stesso, un catalizzatore di sogni, mentre gli altri si occupano dei dettagli fastidiosi come sopravvivere e non morire di fame. E in questa Colosped, qui chiudo, ho parlato anche troppo, Oda ci sta mostrando la nuda verità. L'evoluzione del comando piratesco da monarchia assoluta illuminata a democrazia mascherata da culto della personalità. E Nami, con quel sorriso, sa perfettamente di essere l'unica vera adulta in mezzo a tutti questi bambini armati. È meraviglioso, è meraviglioso. Poi chiaramente questa è una super cazzola e magari non è per niente così, Oda l'ha disegnata a caso e che probabilmente è questo, ma mi piace vederci questo. Bene, se siete ancora qua,
e non avete aperto un varco nelle mura di casa come Rox per far fuoriuscire le stronzate che ho appena detto, vi ricordo di lasciare un bel like e concimare il video con la novità di YouTube, l'hype, così che il video possa diffondersi al meglio nella piattaforma e raggiungere qualche nuovo amico da portare a bordo della nave del Biker Raft. Col capitolo scorso siamo arrivati in terza posizione in Italia, quindi grazie di cuore a tutti quanti. Mi fate capire quanto apprezzate il mio lavoro e mi fa veramente molto piacere. Inoltre vi ricordo il viaggio in Giappone. Entro il 30 agosto va confermato il numero minimo, che sono 12, ne mancano ancora 9, quindi se volete venire con me e con Buta a Tokyo in Giappone trovate il link in descrizione, prenotatelo, poi saldate fra qualche mese, ma prenotatelo, bloccate il vostro posto se volete venire con noi. Grazie. Dunque, partiamo quindi con il capitolo dove possiamo assistere ad un grottesco erotico di Oda. Perché nel suo infinito sadismo narrativo il sensei stavolta ha deciso di regalarci l'ennesima perla traumatizzante che sovrascrive la nostra percezione di personaggi iconici. Se pensavate che vedere gli eventi di questo flashback sarebbe stato uno shock, preparatevi a questo capolavoro di imbarazzo incredibile. Roger trasformato in un adolescente di 30 anni in piena tempesta ormonale che sbava dietro a Shakky come un segugio in calore. Meraviglioso. Partiamo dal titolo del capitolo, Idol. Non piratessa, non guerriero, ma proprio idol, che è un termine che in Giappone ha connotazioni molto specifiche legate all'industria dell'intrattenimento e alla cultura pop. Oda non sta scherzando, perché le Kuja di 44 anni fa erano letteralmente le super girls del mondo piratesco, complete di fan letter, 100 volte di più per Shakky che per la Capitana Gloriosa, dettaglio che fa male al cuore a noi seguaci della via della Mater, merchandising illegale sotto forma di foto rubate e stalking sistematico. E il parallelismo con la moderna cultura idol giapponese è così sfacciato da risultare quasi offensivo. Abbiamo addirittura la dinamica tipica della center, che è Shakky, che oscura completamente la leader ufficiale del gruppo, Gloriosa, creando quelle tensioni interne che ogni fan delle AKB48 o AKB48 riconoscerebbe al volo. Perché tu sai queste cose, perché ho cercato, non seguo. La povera Gloriosa, scusatemi, la povera Gloriosa che si lamenta perché si scordano di me che sono una capitana, è il perfetto ritratto dell'idol più anziana che vede sfumare la sua popolarità a favore della nuova arrivata, che poi non è mai la sua sottoposta, la sua vice in questo caso. Ma il vero colpo di genio sadico di Oda è la trasformazione di Goldie Roger in quello che possiamo definire solo come il cugino imbarazzante al matrimonio. Vedete, noi abbiamo sempre immaginato il futuro dei pirati come una figura quasi mitologica, carismatico, magnetico, un leader nato che ispirava devozione assoluta. E invece eccolo qui, ridotto a urlare al megafono come un venditore ambulante. Consegnatevi subito la vostra vice capitana Sukuyako. Cioè, questo qua aveva il testosterone a 1000. E l'uso del megafono è particolarmente geniale nella sua stupidità, perché Roger, l'uomo che conquisterà i mari e troverà il One Piece, viene ridotto a fare l'annuncio pubblicitario sulla sua nave. Cioè, come vedere Gesù che va a ordinare al McDonald's. Cioè, è possibile, per carità, ma distrugge completamente la maestà del personaggio, no? È terribile. E poi c'è quella battuta spettacolare di Rayleigh, che dice, già, sono circondato da idioti. Il Re Oscuro che si rende conto di essere finito in una sitcom romantica invece che in un'epica avventura piratesca è incredibile, perché la sua espressione rassegnata, mentre osserva Roger che fa il pagliaccio per Shakky, e Shakky che dice, ma Rayleigh, che cosa stai facendo tu qua, no? Cioè, è proprio poesia pura dell'imbarazzo vicario. E qua scatta la scintilla tra Rayleigh e Shakky, è meraviglioso. Cioè, anche lui, che comunque aveva resistito fino a quel momento, al suo wink, al suo occhiolino, crolla anche lui. E poi infatti vediamo come la cosa andrà avanti, no? E loro due sono coppia de facto da tanti anni. E proprio parlando di Shakky merita una menzione a parte, perché Oda ci presenta quella che è essenzialmente una femme fatale da manuale. Si diceva che ogni suo minimo gesto fosse seduzione. Quando appariva i fiori appassivano, gli uccelli dimenticavano i loro canti, gli uomini litigavano e perfino i più forti si ricoprono di vergogna davanti alla sua bellezza.
Ecco, il modo in cui Oda ce la racconta ci suggerisce come questa non fosse solo bellezza fisica pura, ma anche qualcosa di performativo. Cioè, Shakky sapeva di essere bella e usava questa bellezza come strategia. Ricorda molto la Boa Hancock prima che conoscesse Luffy, cui bellezza poi era strumento di distruzione di massa, ma con la differenza che Hancock odiava veramente gli uomini per ciò che aveva subito in Terra Santa, mentre Shakky usa la sua bellezza come un'arma, per la precisione chirurgica di chi ha fatto della seduzione una scienza esatta per ottenere quello che vuole, ma si vede platealmente che adora farsi adorare. Nel momento in cui dice «ma io non sarò mai di nessuno», mentre fa svuotare poi il tesoro della nave di Roger, è semplicemente perfetto. È la dichiarazione di indipendenza di chi ha capito che il potere vero non sta nell'essere possedute, ma nel possedere attraverso il desiderio altrui. E analizzando il testo originale giapponese troviamo alcune gemme linguistiche che si perdono poi nella traduzione. L'uso di tsuyokute da parte dei cittadini non significa solo sono forti, ha una connotazione di forza quasi sovrannaturale, intimidatoria. È la stessa parola che si userebbe per descrivere un mostro o una forza della natura. E più interessante è l'uso di Azato Kawaii da parte delle Kuja per descrivere gloriosa. Azato è un termine moderno che indica una forma di fascino calcolato, manipolativo, subdolamente carina, come tradotto poi nell'italiano. È un termine che appartiene più al linguaggio degli otaku che a quello dei pirati del 1500, dell'era piratesca, il che sottolinea ulteriormente come Oda stia deliberatamente sovrapponendo la cultura pop moderna a questo flashback. Ma di questo poi di altro ne parleremo nella rubrica parola per parola. Vi aspetto martedì pomeriggio per l'analisi totale del capitolo 1156. E poi c'è quell'elefante nella stanza, quell'uovo gigante del merda misterioso sulla nave di Roger, la Oro Jackson, che fa di nuovo capolino in alcune vignette. Io lo odio quell'uovo, lo odio completamente, perché adesso c'è già 44 anni fa. Quando cacchio l'ha trovato sto uovo? Questa presenza lo esclude dai fatti di Gold Valley. Avevo immaginato che magari l'avevano trovato lì, se l'erano portato via, e invece no, ce l'aveva già prima. Mi fa uscire di matto sto uovo. Spero che ce lo racconti. Poi anche, guarda, spero addirittura che sia design della nave. Non è niente. Guarda, dimmi che non è niente. Poi guardi le action figure della Oro Jackson, c'è l'uovo. Cioè, poi fanno sul magazine, c'è chi ma chissà cos'è questo uovo. Maledetti. Non dimenticate questo viso, citando il maestro Giuseppe Simone. Ma tornando a noi, perché Oda ha scelto di portarci in questo territorio così grottesco? Perché fa ridere, tutto molto grottesco. Ecco, la risposta credo sta nella sua continua battaglia contro la mitologizzazione dei personaggi. Ogni volta che rischiamo di trasformare qualcuno in una statua marmorea, lui arriva con il martello dimolitore della realtà umana. Cioè, Roger non può essere solo il re dei pirati, deve essere anche l'uomo che fa figure di merda per conquistare una donna. Garp non può essere solo l'eroe della marina, deve essere il pazzo che tira pugni meteora, che lancia palle di cannone come se fosse Patches O'Ullian in Dodgeball, mentre grida come un berserk. Rayleigh non può essere solo il re oscuro, pragmatico e stoico, deve essere anche la babysitter esasperata di un branco di scemi. È il genio di Oda rendere i suoi eroi profondamente, imbarazzantemente umani. E nel processo, paradossalmente, li rende ancora più eroici, perché è facile essere leggendari quando sei perfetto. È molto più difficile diventarlo quando parti da qui, da questo Roger che fa la figura del pollo davanti a Shakky. Ecco, in sostanza, questa prima parte di capitolo rappresenta Oda il suo meglio e peggio. È capace di farci ridere, imbarazzare, commuovere contemporaneamente. Ci mostra un mondo in cui anche il futuro re dei pirati era un trentenne immaturo, in cui le donne più pericolose erano quelle che sapevano di esserlo, e in cui la leggenda nasce sempre da fondamenta umane, troppo umane. E alla fine, mentre Roger grida Garp, e Garp risponde Roger, come due bambini all'asilo che si lanciano le caccole e si rincorrono, capiamo che forse questa è la vera magia di One Piece: trasformare il ridicolo in epico. È l'essenza
è l'essenza. Andiamo avanti e troviamo un intermezzo che ci ricorda che questo, in teoria, è il flashback relativo alla morte di Harald, che è diventato il flashback relativo alla storia di Harald, che è diventato il flashback relativo alla storia di Loki, il flashback di Rox, ora quello delle Kuja, di Roger, di Garp e chi più ne ha più ne metta. Ma torniamo a Elbaf. E il buon Oda continua a batter ferro su uno dei suoi temi principali: bambini traumatizzati. A questo punto potremmo creare un bingo delle infanzie tragiche di One Piece. Mamma morta, papà assente, figura materna sostitutiva respinta con violenza, desiderio di unirsi ai cattivi, manca solo il flashback della distruzione del paese natale e abbiamo il full combo. Ma al di là di Loki, chi ha il faro principale puntato addosso è ancora Ida, che rappresenta l'archetipo della tata troppo buona, che ogni bambino traumatizzato di Oda respinge con violenza. Cioè il suo "oh, i ragazzini sono così carini" dopo essere stata insultata da Loki è il perfetto ritratto dell'adulto che non capisce che la gentilezza per un bambino ferito può sembrare condiscendenza. È la stessa dinamica che abbiamo visto con Loe Corazon, con Ace e tutti quelli che provavano ad aiutarlo, con praticamente metà del cast di One Piece: Chopper, Nami, Robin. Ma il dettaglio più interessante è l'ossessione di Loki per Rox. Non per Harald, suo padre, non per qualche eroe leggendario di Elbaf, ma proprio per quel piccolo umano che lo ha imbruttito malissimo qualche anno prima, no? E che gli ha ricordato, anzi, che gli ha fatto scoprire che esiste il mondo. Il fatto che Rox continui a rifiutarlo poi aggiunge un livello extra di tragedia. Persino il male incarnato lo considera troppo problematico da gestire. E poi c'è quella battuta finale molto forte: qui non mancherò a nessuno, no? Con questo grido universale del bambino non amato che cerca conferme del proprio abbandono. Vuole sentirsi dire che sta sbagliando, che invece mancherà a qualcuno, ma è troppo orgoglioso per ammetterlo. È il paradosso di ogni personaggio traumatizzato. Respingono l'amore di cui hanno disperato bisogno. E quindi vediamo come andrà avanti la storia di Loki. Mancano circa 30 anni alla morte di Harald. E veniamo al gran finale, con i Rox finalmente ad alveare e G-Beck che aggiunge tasselli fondamentali al suo grande piano. Partiamo dalla rivelazione più sottovalutata, secondo me. John che menziona i Galley là, che vi ricordo non sono la compagnia di costruzioni navali di Water 7, ma la vera Galley là, la compagnia di giganti che hanno costruito con altissime probabilità l'Arca Noah e forse pure Pluton. E Rox li vuole trovare, perché da genio del male che era, aveva capito che per vincere contro il governo mondiale non basta la forza bruta, ma serve rimettere insieme gli strumenti che una volta hanno già minacciato i padroni del mondo. Ma ecco la domanda da 1 milione di belli. Cosa vuole Rox da loro? Vuole che ricostruiscano una Pluton nuova? Pensa che posseggano i progetti originali? O forse vuole che modifichino qualcosa che già esiste e che è nascosta da qualche altra parte? Elbaf è la chiave per far crollare la Terra Santa, dice Rox. E non sta scherzando. Questo non è il delirio di un megalomane. È una dichiarazione precisa basata su informazioni concrete. Perché anche Imu, poi, non ha fatto altro che tentare di prendersi Elbaf per un motivo e Harald ha impedito che. Quindi c'è qualcosa ad Elbaf che fa gola a molte parti. Ma cosa ha Elbaf di così speciale da poter distruggere Marijua o ingolosire colui che domina Marijua? La prima ipotesi, più ovvia, riguarda la pura forza fisica. Abbiamo detto, Imu quando va a Elbaf, no, dice sì, voglio questo asset militare, no, voglio i giganti. I giganti sono la razza più forte del mondo. Un esercito di giganti potrebbe letteralmente demolire la Red Line mattone per mattone se ci mettessero tutti insieme. Ma se fosse solo questo,
perché Rox avrebbe bisogno di frutti del diavolo specifici e dei Galley là. C'è qualcosa di più profondo da scoprire. La seconda ipotesi tocca la geografia, cioè Elbaf si trova nel Nuovo Mondo, magari in una posizione strategicamente utile per qualcosa che ancora ci sfugge. Magari nella chioma alta dell'albero Adam c'è qualcosa che serve, di utile. E se distruggere Elbaf o liberare qualcosa da Elbaf potesse causare un effetto domino che farebbe crollare l'intera struttura geologica su cui si regge Marijois? Ma forse la terza ipotesi è la più interessante. Elbaf custodisce qualcosa e sappiamo perfettamente quante cose custodisce, dall'Harley all'albero Adam, dalle strutture di 3000 anni fa al frutto misterioso. Ed ecco dove la faccenda diventa davvero interessante, perché Rox parla di 2 frutti del diavolo di cui ha bisogno, e uno è sicuramente a Elbaf, e il suo potere si libererà solo se sarà Harald a mangiarlo. L'altro, rimane un mistero. La speculazione più ovvia per il primo frutto è l'Ito-Hito mitologico modello Nika. Pensateci, Nika è il dio del sole di Elbaf che libera gli schiavi. Ma cosa succede se questo potere non viene dato a un normale umano, ma a un gigante? Un gigante con il potere di Nika non sarebbe solo il liberatore degli schiavi, sarebbe letteralmente in grado di camminare fino a Marijois e buttare giù la Red Line a mani nude, sfruttando i suoi poteri incredibili. Stiamo vaneggiando, ovviamente. Potrebbe farlo anche Luffy, forse. Però ovviamente in un'ottica di gigante enorme quanto Harald potrebbe anche avere il suo perché. Rox parla al presente, il frutto è a Elbaf. E questo significa che al tempo di questo flashback, 44 anni fa, il frutto di Nika era lì. Il frutto di Nika, l'ipotetico frutto che stiamo pensando possa essere quello di Nika, era lì. E lì è rimasto fino a 14 anni fa, quando abbiamo visto l'ipotetico furto dall'ombra a inizio flashback. Poi, com'è finito nelle mani del CP9, per poi passare nelle mani di Shanks 13 anni prima del presente, che lo ha custodito fino a quando poi non l'ha mangiato Luffy 12 anni fa nell'East Blue. Cioè, tutta sta dinamica è poco chiara ancora. 14, 13, 12. Troppo tempo passa tra un evento e l'altro. Fosse tutto nello stesso anno, era facile. Così stride. E allora forse quello non è il frutto di Nika, come abbiamo già detto tante altre volte. E qui entra in gioco una possibilità. E se Loki avesse effettivamente mangiato quel frutto? Se il principe maledetto di Elba fosse in realtà l'incarnazione di ciò che Rox auspicava per Harald, il bambino rifiutato ora potrebbe possedere davvero una delle chiavi per portare a termine il sogno di Rox. E Loki quindi potrebbe legarsi a Barba Nera in qualche modo, così come i loro rispettivi padri erano stati legati dal fato. Sarebbe curiosa questa dinamica tra le tante. Oppure, altra ipotesi ovviamente, è un frutto che non c'entra assolutamente nulla né con Luffy né con Loki, ed invece è un frutto scelta tra il Gura Gura e lo Yami Yami, dando quindi peso all'operato di Barba Nera in questi anni di lavoro. Escludiamolo il Gura Gura, perché 14 anni fa ovviamente era già direi, tra le mani di Newgate. Quindi il Gura Gura forse potrebbe essere il secondo frutto di cui parlava Rox, non il primo, non quello che sta ad Elbaf, ma potrebbe centrarlo Yami Yami in qualche modo. Il potere di annullare qualsiasi frutto del diavolo, unito poi a quello di distruggere il mondo attraverso i terremoti, sono una combo perfetta per distruggere il potere. Però la domanda che sorge spontanea è: se questo frutto fosse effettivamente lo Yami Yami, com'è finito poi nelle mani di Satch 3 anni prima del presente attuale? Se era nel fruzziere di Elbaf, si sono concatenate cose che lo hanno condotto poi nelle mani di Teach? O siamo completamente su un piano sbagliato di lettura? Quindi le ipotesi sono queste.
Il frutto Ito Ito è quello più banale e infantile, più scontato, è facile facile, ma ci sono problemi di timeline che vanno sistemati prima di dire ok. Il frutto Yami Yami è possibile, perché chiaramente tu hai già Barba Nera con 2 frutti che ha cercato per tutta la vita, quindi il frutto Yami Yami e poi ha rubato il frutto Gura Gura che magari hanno trovato i Rox e Rox ha dato appositamente a Barbabianca per fare quello che poi doveva fare in virtù del grande piano e poi non è mai successo e quindi Teach se l'è ripreso e quindi avresti Yami Yami, Gura Gura, perfetto, tutto si contestualizza con il piano di Teach. Però c'è anche Loki che forse ha mangiato il frutto e quindi c'è questa altra ipotesi, o magari ancora un altro che non consideriamo minimamente perché ci sfugge. È un bel casino, è tutto molto confuso al momento. Dovessi scegliere io, per praticità, direi il frutto di Luffy, punto e a capo, e cerco di sistemare la timeline. Però, capiamo. La cosa bella in tutto ciò è che Oda ci sta dicendo che Rox non era il classico villain pazzo, assetato di potere, era un visionario, uno che credeva nel suo sogno e aveva capito che il governo poteva essere sconfitto solo attraverso una strategia precisa che coinvolgesse tecnologie antiche con la Galleila, frutti del diavolo particolari nelle mani giuste e la conquista strategica di Elbaf per avere un asset importante militarmente parlando. Cioè non era follia, era proprio un piano militare straordinariamente sofisticato. E il fatto che sia fallito non significa poi che fosse sbagliato, significa che non c'è stato abbastanza tempo o alleati affidabili o semplicemente sfortuna. Qui si colloca God Valley. La risposta a tutto questo sta a God Valley, secondo me. E a parte forse più curiosa di tutto questo bla 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 blare, è che tutto quello che sta facendo Luffy, inconsapevolmente, perché lui non se ne rende conto, a conti fatti sta seguendo il piano di Rox a modo suo. Ha un frutto mitologico, sta radunando alleati giganti, ha connessioni con i discendenti dei Galilei attraverso Franchi, sta dirigendosi verso uno scontro finale con il governo mondiale, no? La differenza fondamentale è l'approccio. Dove Rox voleva distruggere per conquistare e creare caos, Luffy vuole liberare, non è che vuole, Luffy libera e unisce, collega, crea fili. È molto simile ad Harald da questo punto di vista, solo che Harald lo faceva con la diplomazia, Luffy lo fa con cazzotti e fagioli, un po' la Bud Spencer e Terence Hill. Ma gli strumenti, le alleanze, persino le destinazioni, anche quella finale compresa, sono le stesse tra i due personaggi. E qui ci porta la domanda finale. Oda ci sta dicendo che Luffy completerà quello che Rox ha iniziato e che Teach sta portando avanti perché ha ereditato la volontà del padre, no? Lo stanno facendo perché tutto ciò che sta accadendo e vediamo collide con la volontà della D? Quindi il sogno di Rox, il piano di Teach, la volontà di Luffy, tutto collide con la volontà della D? Che il sogno di un villain possa coincidere con quello del protagonista buono e giusto? Perché alla fine, se pensate, la realtà non è altro che una mera questione di punti di vista. È una prospettiva filosoficamente complessa, secondo me, che eleva One Piece da semplice storia per ragazzi a una riflessione profonda sulla natura del cambiamento storico. Perché se la volontà della D è medesima per tutti i D, ma si può raggiungere l'obiettivo in tanti modi diversi, capite perché poi ovviamente debbano andare a scontrarsi? Perché se l'obiettivo è lo stesso, le cose che succedono sono le stesse ma a specchio, prima o poi la cosa deve andare a cozzare. E insomma, questo flashback si sta rivelando un capolavoro di world building retroattivo,
Perché Oda ha preso elementi sparsi per tutta la serie e ce li sta collegando in un piano coerente che esisteva già prima più di 50 anni del presente all'interno della storia. Stiamo vedendo i semi di tutto quello che accadrà nel finale, piantati decenni fa da un uomo che aveva capito come funzionava davvero il mondo di One Piece. Perché, proprio come Rox ha detto, quello che ha fatto finora non era che il prologo. E mentre Teach porta a casa i risultati delle strategie di papà, Luffy dovrà decidere se scrivere lo stesso finale con metodi diversi o se trovare una terza via che nemmeno noi abbiamo immaginato. Io trovo tutto veramente molto 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 magico. Molto magico. E non vedo l'ora di vedere i capitoli prossimi. C'è pausa la prossima settimana, lo sappiamo, perché c'è la pausa di Ferragosto, quindi ci rivediamo con il capitolo nuovo a metà mese e voglio vedere veramente come andrà avanti, se ci mette God Valley, se ci mette qualcos'altro, se ci spiega effettivamente che cacchio sta succedendo. Troppa roba, ma sono molto contento. Ci sento odore di fine, bello, gustoso. Bene ragazzi, io sono arrivato alla fine, vi ricordo di nuovo un bel like, l'hype se l'avete ancora a disposizione, iscrivetevi al canale se non fate parte della ciurma, abbonatevi o donate per aiutare questo canale a sopravvivere ancora per qualche anno prima che tutto finisca. E vi ricordatevi il Giappone, 30 agosto, termine per iscriversi e basta, penso che ho detto tutto. Ci vediamo domani sera su Twitch per vederci in anime. Tutti bravi e divertitevi.